Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segujo Garage. Io sono Federico ed oggi andremo a vedere come sostituire una crociera in un albero di trasmissione. Per intenderci, questa è la crociera che permette a questa flangia di poter roteare su questo asse ma anche su quest'altro liberamente. Qui poi vediamo anche il nipplo per poter ingrassare la crociera. Non tutte le crociere hanno questo nipplo, ma quelle che lo hanno un vantaggio che praticamente, potendo essere ingrassate, resisteranno sicuramente più a lungo in quanto hanno una maggiore lubrificazione. La crociera di ricambio che andrò ad installare è questa qui, una GKN con il suo nipplo per poter essere ingrassata e ovviamente i 4 fermi nuovi Siger. Quindi in questo video andremo a vedere come sostituire una crociera in un albero di trasmissione. Non perdiamo altro tempo, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, io nel frattempo ho messo l'albero in morsa per poter lavorare comodamente su questa crociera. Vediamo subito che questa crociera è tenuta ferma da 4 anelli Siger, un altro qui e un altro sotto, che andremo a rimuovere con la classica pinza apposita a becchi. Ovviamente dobbiamo calzare degli occhiali perché queste mollettine, questi anelli potrebbero schizzarci negli occhi. In più ci serve pure una bussolina da 8 per rimuovere il nipplo di ingrassaggio qualora la vostra crociera ne sia fornita. Poi utilizzo un martello e per rimuovere la crociera utilizzo 2 bussole. Praticamente una bussola deve essere in grado deve essere quindi della forma, della dimensione che permette di spingere il bicchierino, mentre dall'altro lato io metterò una bussola che invece è larga ed è in grado di accogliere il bicchierino. Quindi sarà un'azione congiunta: da questa parte spingo ad esempio e da quest'altra esce il bicchierino. E quindi qui metterò questa bussola grande, mentre da quest'altra parte metterò la bussola più piccola. Vedremo tutto ovviamente dopo. Per rimontare potrò utilizzare ovviamente anche la morsa, ma posso utilizzare anche questa morsa AC da 100 mm. Per pulire le sedi, dopo che avrò rimosso tutto, vado ad utilizzare questo simil Dremel che mi permette di fare una pulizia nelle sedi. Andiamoci a vedere un attimo la crociera. Qui abbiamo i 4 anellini Siger che dovrebbero avere una diversa forma da un lato e dall'altro. Sicuramente in camera non si vedrà, però c'è un lato che è liscio e un lato che è un po' più bombato. Il lato liscio andrà messo a contatto con il bicchierino. Poi abbiamo il nipplo di ingrassaggio che andrà avvitato qui per poter effettuare l'ingrassaggio tramite l'apposita pistola. Ovviamente questo verrà rimosso all'inizio dalla vecchia crociera e verrà rimesso all'ultimo per non impacciare i movimenti. Qui abbiamo i 4 bicchierini al cui interno ci sono degli aghetti e sul fondo c'è una piccola plastica che permette di, diciamo, dosare la quantità di grasso che va ad uscire da questa cavità. Ovviamente i bicchierini sono 4. Quando si va a rimontare bisogna ovviamente stare attenti a non far uscire nessuno di questi aghetti, perché questi aghetti aiutano nella rotazione. Adesso lo vado a rimontare per non farla sporcare, perché prima ovviamente dovremo fare il lavoro di smontaggio di quella vecchia. Iniziamo col togliere gli anelli Siger. Io darei una piccola botta per dare un attimino una intontita e cercare di liberare il canale nel quale è alloggiato il Siger. E poi vado con la pinza. Il primo anellino è venuto, ora faccio lo stesso per i restanti 3. Secondo, terzo
Ed infine il quarto. Vado a rimuovere il nibblo di ingrassaggio. Mano a mano che smonteremo, massima pulizia. Più puliti siamo e più il lavoro verrà fatto bene e sarà più veloce, nel senso che comunque i bicchierini, vedete qui c'è della ruggine, i bicchierini rientreranno più comodamente. Prima di disassemblare questa flangia dall'albero, ovviamente dobbiamo segnarci per evitare di riposizionare ad esempio questa flangia nella parte opposta, evitare potenziali vibrazioni dell'albero. Quindi pennarello e facciamo i segni. Ad esempio ne facciamo uno qui, poi ne facciamo uno qui e uno anche interno, casomai pulendo e lavando si dovesse cancellare. Adesso quindi vado a mettere in morsa, utilizzando la tecnica che vi ho spiegato prima, spingendo da una parte e facendo uscire il bicchierino dall'altra. Caso mai non dovesse andare bene, possiamo dare dei colpi per far uscire, e caso mai dovesse esserci molta ruggine, ma nei casi più estremi si può procedere anche a lavorare con la pressa. Io però per prima cosa inizierò con la morsa. Ovviamente questo, essendo un albero scorrevole, ho deciso di, segnandomi ovviamente le posizioni, alleggerirmi il lavoro operando solo su questa parte, in maniera tale da avere un peso minore. Poi ovviamente tutta questa parte e anche la parte interna dell'albero lo andremo ad ingrassare. Questa è una crociera che ha più di 20 anni ed è veramente bloccata in sede. Con il sistema della morsa a banco non ci sono riuscito a farlo uscire, adesso proverò con la pressa. Ed eccomi alla morsa, andiamo con i mezzi pesanti per non perdere tempo. Qui sotto la bussola più piccola, qui sotto la bussola che accoglie e che fa uscire il bicchierino. Già si sta muovendo. Ecco qui. Vediamo che il bicchierino è uscito con tutti i suoi aghetti. Purtroppo ora per far uscire quest'altro bicchierino dovremo spingere da quest'altra parte, in quanto ha una cattiva conformazione questa forcella e non permette di far uscire il bicchierino da quest'altra parte. Mi raccomando ragazzi, qui sotto in descrizione trovate il link a tutti gli articoli, a tutti gli attrezzi che utilizzo durante questo video. Se volete supportare il canale potete effettuare i vostri acquisti su Amazon utilizzando i link che trovate qui sotto. Ma torniamo al video. Adesso che ho rimosso questo bicchierino da questo lato, faccio rientrare questo bicchierino attraverso questo foro. Vedete, sta rientrando. Metto la bussola grande per far uscire completamente anche questo altro bicchierino. Da quest'altra parte spingo e vediamo che è uscito. Se non viene a mano possiamo anche tirarlo via con una pinza a pappagallo. E vediamo la flangia con la vecchia crociera e gli altri due bicchierini da estrarre. Ovviamente questo procedimento è lo stesso di quello per estrarre i bicchierini da questa forchetta, quindi non vi farò vedere questo procedimento perché è esattamente lo stesso. Quindi ci vediamo appena ho rimosso questi altri due bicchierini. Ecco ragazzi, siamo giunti a buon punto. Ho rimosso completamente anche gli altri due bicchierini della crociera, quindi diciamo la forchetta e la flangia sono liberi. Ora io procedo, come detto prima, a fare una bella pulizia di tutte le sedi utilizzando il Dremel, utilizzando un po' di carta vetrata, e poi dopo lubrificherò e iniziamo insieme a rimontare la nuova crociera ingrassabile GKN.
Dobbiamo anche controllare che queste superfici siano abbastanza lisce e che non ci siano sbeccheggiamenti, diciamo. In questo caso non ci sono. Qualora ci fossero possiamo andare con una piccola lima, sia da questa parte che da quest'altra, ma la superficie vediamo è perfetta, quindi non ci sono problemi. Io poi ungerò con un po' di olio. Iniziamo finalmente con il rimontaggio. Io andrò a mettere per prima cosa, posso scegliere se partire da qui, dalla flangia, o partire dalla forchetta. Parto dalla forchetta. Ovviamente devo togliere i cappucci che vado a mettere da un lato. Cerchiamo di essere abbastanza puliti in questa fase, di non far entrare porcherie all'interno del bicchierino dove ci sono gli aghini. Stiamo anche attenti che sul fondo del bicchierino c'è una plastica che va ad essere accoppiata, una plastica conica che va ad essere accoppiata al foro presente nella cavità della crociera. Vado a inserire la crociera all'interno della forchetta. Teniamo presente che qui c'è il foro per ingrassare, quindi mettiamocelo in maniera tale che ci sia comodo per poi ingrassare. Metto il primo bicchierino, ovviamente solo appuntato, e ci faccio entrare dentro già subito la crociera, in maniera tale che sono sicuro che questa crociera scorre all'interno del bicchierino per bene. Vado a mettere ugualmente il bicchierino. Ovviamente vado a direzionare per bene la crociera in maniera tale che scendendo, facendo scendere la crociera, calzi perfettamente. Ovviamente ora i bicchierini sono a filo. Per farli entrare ancora di più dovrò utilizzare la solita bussola. Dovrò fare entrare i bicchierini fin tanto da non riuscire a vedere il solco, il canale dove poter poi inserire i fermi. Vediamo che sta entrando il bicchierino, addirittura sta riuscendo da quest'altra parte. Ora già si vede il canalino dove andrà il Siger, quindi posso già mettere il primo Siger. Se vediamo bene, questo Siger ha una parte più bombata, una superficie, questa superficie qua è più bombata, quest'altra invece, penso sarà difficile notarlo, è più liscia. Questa parte più liscia andrà in basso, quindi a contatto con il bicchierino qui. Mettiamo sempre gli occhiali. Perfetto, è entrata. Ora faccio lo stesso dall'altra parte. Anche questa è entrata. Quindi ora possiamo concentrarci sulla flangia. Ricordiamoci bene che qui avevamo fatto un bel segno, quindi non andrà così, ma andrà praticamente così, che i segni devono combaciare. Quindi questa sarà la struttura. Faccio la stessa identica cosa che ho fatto prima, quindi metto il bicchierino qui, poi metto l'altro bicchierino dall'altra parte, poi metto nella morsa, stringo e dopo metto i Siger. Quindi lo rivedremo molto velocemente. Perfetto, ora tutti e quattro gli anelli Siger sono in posizione. Controlliamo che l'articolazione sia perfettamente fluida in questo lato e in quest'altro. Avvito a mano e poi continuo
con una 8. Ok, stringiamo ma senza esagerare. Ora vado a rimontare questa parte dell'albero sul resto dell'albero e procediamo all'ingrassaggio utilizzando la pistola per ingrassare. Gli do una bella ingrassata. E seguendo i segni che mi ero già fatto, lo rimettiamo. Perfetto, ora l'albero è completo, ricontrollo i segni che avevo fatto qui, poi un altro qui e l'avevo fatto anche un altro di sicurezza qui. Io ora qui metterò 2 fascettine. Per quanto riguarda quest'altro snodo molto carino, lo vedremo in un futuro video perché è un lavoro abbastanza lungo che ho fatto e vi farò vedere, e praticamente sono 2 crociere, entrambi ingrassabili, e questo è un doppio snodo che ci serve perché in alcuni fuoristrada bisogna lavorare praticamente in queste condizioni. L'albero non lavora così ma lavora così, quindi ha bisogno di un doppio snodo. Quindi ora andiamo a utilizzare questo e andiamo a ingrassare. Per ingrassare crociere, alberi di trasmissione si utilizza uno strumento come questo che vi linko qui sotto in descrizione. Praticamente qui dentro c'è un cilindro con del grasso, come ad esempio questo qui. Praticamente pompando il grasso passa attraverso questo tubo e qui davanti c'è un attacco fatto apposta per i nippli. Vediamo se riesco a farlo vedere. Questo qui. Basta attaccare questa estremità al nipplo e pompare fin quando non esce del grasso dalle varie guarnizioni della crociera. Aggancio e inizio a pompare. Non esce ancora niente, quindi altra pompata. Sono a 2 pompate. Ed ecco qui, è uscita anche un bel po', non me ne ero accorto, quindi ora pulisco e stacchiamo tutto. Sicuramente non si può dire che non ho dato una bella ingrassata. Perfetto, meglio di così non si può. Ed eccoci cari amici del canale giunti al termine di questo video nel quale abbiamo sostituito la crociera mettendone una ingrassabile in questo albero di trasmissione. Spero che questo video vi sia stato utile, nel qual caso vi invito a mettere un bel mi piace al video, ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto attivando la campanellina. Lasciate qui sotto anche un commento se avete mai sostituito una crociera in un albero di trasmissione e quali difficoltà avete incontrato. Quindi con la sostituzione della crociera nell'albero di trasmissione per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!